Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo della prima guerra mondiale, delle conseguenze, delle tragedie che ha causato. Se vi piace la storia, siete nel posto giusto. Lasciate un like, un commento ed iscrivetevi per non perdervi altri video. La prima guerra mondiale, conosciuta come la Grande Guerra, fu un conflitto che cambiò radicalmente il volto dell'Europa e del mondo. Scoppiò il 28 luglio 1914 e terminò l'11 novembre 1918, coinvolgendo oltre 30 nazioni e lasciando indietro di sé più di 10 milioni di soldati caduti. Nel XIX secolo l'Europa era attraversata da forti tensioni, nazionalismi in crescita, soprattutto nei Balcani, rivalità imperiali tra le grandi potenze europee, la corsa agli armamenti sia terrestri che navali, sistema di alleanze rigido e contrapposto. Da una parte c'era la triplice alleanza, Germania, Austria-Ungheria e Italia. Quest'ultima però non entrerà in guerra al loro fianco nel 1914. Dall'altra, la triplice intesa, Francia, Russia e Regno Unito. Il punto più instabile d'Europa era la regione dei Balcani, dove l'impero austro-ungarico e la Serbia si contendevano l'influenza sulle popolazioni slave. Il 28 giugno del 1914, l'erede al trono austro-ungarico, Francesco Ferdinando, fu assassinato a Sarajevo dal nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip, membro dell'organizzazione Giovane Bosnia. Vienna accusò la Serbia di essere responsabile dell'attentato. Il 28 luglio 1914, l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. Era l'inizio della Grande Guerra. Nel giro di pochi giorni, per via dei trattati fra le potenze, il conflitto si allargò. La Russia si mobilitò a favore della Serbia. La Germania dichiarò guerra alla Russia il 1 agosto e alla Francia il 3 agosto. Invase il Belgio neutrale per aggirare le difese francesi, costringendo il Regno Unito a entrare in guerra il 4 agosto. L'Europa ormai è in fiamme. All'inizio si pensava che sarebbe stata una guerra breve, un'illusione destinata a dissolversi nel fango. Sulla Marna, a settembre del 1914, il destino si ferma un passo da Parigi. I francesi resistono, la Germania retrocede, le trincee nascono. A chilometri di terra sconvolta, fango, filo spinato, uomini sepolti vivi dalla paura dell'artiglieria e la guerra di logoramento. Una spirale dove ogni metro di terreno costa migliaia di vite. A Verdun nel 1916 non si combatte per conquistare, si combatte per sopravvivere, per non spezzarsi. Sulle Somme i cannoni trasformano il suolo in un mare lunare. È qui che appaiono i primi carri armati, goffi, lenti, fragili, ma preannunciano un futuro di cui nessuno ha ancora idea. E a Ypres, per la prima volta, il vento porta con sé qualcosa di nuovo, un gas invisibile, silenzioso, più terribile delle pallottole. A est della guerra si muove come tempesta. A Tannenberg la Russia entra in guerra con slancio e viene travolta. Hindenburg diventa un eroe, lo zar sempre più fragile. Nel 1916 l'offensiva di Brusilov illumina il fronte come un lampo. Le armate austro-ungariche cedono, la Russia avanza, ma il prezzo è devastante. Centinaia di migliaia di vite sacrificate. Poi, nel 1917 la rivoluzione. Le strade di Pietrogrado urlano. L'impero millenario si sgretola, la Russia esce dalla guerra e il fronte orientale si spegne per sempre. Il mare diventa un campo di caccia, i sottomarini tedeschi invisibili e letali affondano navi senza distinzione, l'oceano diventa un cimitero. Nel 1916 allo Jutland le flotte più potenti del mondo si affrontano in un duello titanico. Fumo e fuoco, onde nere, è la più grande battaglia navale della guerra. Eppure nulla cambia davvero. La Royal Navy domina ancora i mari.
Per la prima volta nella storia, l'uomo porta la guerra tra le nuvole. Aerei leggendari come carta, motori fragili. Eppure, da lassù nascono leggende. Il Barone Rosso con il suo Fokker rosso sangue e Francesco Baracca con il suo cavallino rampante. Tra le nuvole, la guerra sembra un duello antico, romantico, ma a terra ogni colpo è un altro nome inciso sulle lapidi. Quando l'Italia entra in guerra nel 1915 a fianco della Triplice Intesa, si trova davanti a un nemico potente, una barriera naturale implacabile, le Alpi. Sull'Isonzo il fiume diventa un simbolo. 11 battaglie, 11 tentativi di rompere le linee, 11 sacrifici indicibili. Nel 1917 arriva la notte più buia, Caporetto, le linee cedono, l'esercito si ritira, l'Italia intera trattiene il respiro. Ma non è la fine, sul Piave, nel giugno del 1918 l'Italia resiste, si rialza e a Vittorio Veneto, nell'ottobre dello stesso anno, sfonda le ultime difese nemiche. L'impero austro-ungarico crolla. Il fronte italiano vince la sua guerra. Quando l'ultimo cannone tacque, il silenzio fu assordante. L'11 novembre 1918, alle 11 del mattino, il mondo intero trattenne il fiato. Il fragore dei bombardamenti svanì. Il fumo delle trincee si dissipò. Le strade d'Europa rimasero sospese, immobili, come se la terra stessa avesse smesso di ruotare per un istante. Dopo 4 anni di distruzione, dopo milioni di vite spezzate, la grande guerra finiva così, con un eco che continuava a vibrare nei cuori degli uomini. Non c'erano vincitori, non davvero. C'erano solo delle nazioni esauste, famiglie mutilate, giovani diventati vecchi troppo presto. Eppure, tra le rovine fumanti, tra i villaggi distrutti, tra le croci bianche che iniziavano a riempire le colline, qualcosa si muoveva ancora. Una promessa, un giuramento, una speranza. Mai più. La gente lo sussurrava ovunque, nelle fabbriche, nelle case, nei porti, nelle scuole. Mai più una guerra così. Mai più i fratelli uno contro l'altro. Mai più il mondo gettato nelle fauci dell'odio. Ma la storia non dimentica. La storia osserva, la storia avverte. La pace del 1918 era fragile, incompleta, disegnata su mappe tracciate da uomini che non avevano visto il fronte. Sotto le ceneri ancora calde qualcosa covava, perché la grande guerra non fu la fine, fu l'inizio di un secolo durissimo, il preludio a tempeste ancora più scure, un secolo che avrebbe visto imperi cadere, dittature sorgere, una crisi economica mondiale. È una guerra ancora più grande, pronta ad avvolgere il pianeta. Ma tra tutto questo nacque anche qualcosa di più grande. Dalle ceneri del conflitto, gli uomini iniziarono a capire che nessuna nazione può vivere isolata, che la pace non si costruisce con la forza, ma con il dialogo, con la cooperazione, con la memoria, perché chi dimentica è destinato a ripetere. E così oggi, quando guardiamo a quei campi silenziosi, quando leggiamo i nomi scolpiti sulle lapidi, quando ascoltiamo l'eco lontana di quelle battaglie, ricordiamo una cosa: non furono eroi mitologici a combattere quella guerra, furono uomini come noi, con paure, speranze, famiglie e sogni. La grande guerra non è solo storia, è un avvertimento che attraversa il tempo, che ci parla ancora oggi, con un'unica immensa verità: la pace è fragile, la pace è sacra, la pace va difesa ogni singolo giorno. Perché finché ricorderemo, non torneremo mai in quell'abisso. Forse. Perché l'uomo non cambia mai come la guerra.